Ciao artista, benvenuto nel mio laboratorio. Io sono il Pela. Allora, oggi ti faccio vedere come ho realizzato il mio banco per saldare. Questa è la seconda parte, quindi ti lascio, se ancora non l'hai visto, qua su il link della prima parte. Cosa dire di questo banco? Ho la necessità di ottimizzare al meglio gli spazi del mio laboratorio, perché anche se sono circa 16 metri quadri, si fa sempre presto a riempire tutto lo spazio disponibile, non riuscendo poi più a trovare lo spazio per lavorare in tranquillità. Quindi ho scelto di incastrare il banco per la saldatura esattamente nello spazio del compressore. Non potendomi permettere una grande profondità sul banco, ho scelto di creare una barra telescopica in modo da poter lavorare anche pezzi più grandi rispetto a quelle che sono le dimensioni del piano di lavoro. Non solo, in un primo momento avevo scelto di installare delle ruote nella parte terminale delle gambe, ma per un fatto di stabilità preferisco avere la possibilità di poggiare il banco direttamente a terra, quindi non lasciarlo su ruote. E allora ci ho pensato un po' su e ho trovato un sistema molto carino, ma te le faccio vedere strada facendo, ok? Dai! Let's go!
turned up. Let's go.
E anche questa è fatta. Allora, ricapitoliamo un attimo. Il banco per saldare, a causa del poco spazio disponibile, deve avere delle dimensioni molto contenute. Quindi, quale escamotage posso utilizzare se devo saldare parti di dimensioni importanti? Beh, ho installato dei bordi telescopici, di modo che posso estendere la superficie del banco di lavoro 1,20 m per circa 3 metri. Beh, forse è anche esagerato. Il piano di lavoro è suddiviso in 4 parti, ognuna distanziata l'una dall'altra di circa 3 cm, di modo che posso inserire un morsetto. Questo è importante per avere un bloccaggio sicuro sul banco del pezzo da lavorare, perché non sempre si deve saldare, magari si deve molare, magari si deve martellare per piegare, quindi a volte è necessario poter bloccare al centro del banco un pezzo da lavorare. Quando invece sul banco di lavoro dovrò utilizzare le prolunghe telescopiche, beh, sicuramente il baricentro del banco subirà un cambiamento e quindi, per evitare di far cadere tutto, ho realizzato una piccola gamba telescopica. Poi abbiamo visto anche il sistema di bloccaggio e sbloccaggio delle ruote, quindi avrò un banco di lavoro più stabile perché appoggerà su tutte e 4 le gambe, anziché sulle ruote. Inoltre ho realizzato un piccolo gancio modulare che posso andare ad inserire e far scorrere su quella piattina che utilizzo come portautensili. Poi un piccolo riquadretto dove riporre i magneti. Nel video non ho inserito una parte che devo ancora concludere perché non sono certo del risultato. Si tratta di un piccolo sistema a pantografo per utilizzare la smerigliatrice per tagli dritti e lineari. Ma al momento ancora non sono soddisfatto del risultato e quindi non l'ho inserito in questo video. Beh, questo è quanto. Se non ti sei iscritto al canale, iscriviti e se mi vuoi dare un bel like, è ben accetto. Ciao artista, alla prossima!